Muovere un GameObject in Unity è facile, ci sono tanti modi per farlo, ma scegliere il modo giusto nel contesto giusto è la parte difficile. In questo video vi mostro i principali metodi e vi dico quando usarli e quando no. Ma prima ricordiamoci che per muovere un GameObject abbiamo due macro settori: muoverli tramite la transform o muoverli tramite la fisica con il rigid body. Muovendoci con la transform ci muoviamo all'interno del metodo update, un metodo che viene chiamato ad ogni frame, quindi se l'applicazione va a 30 fps questo metodo viene chiamato 30 volte al secondo, se va a 120 fps viene chiamato 120 volte al secondo. Ma la transform però non gestisce la fisica e anche se il GameObject ha un collider, questo può bypassare il collider e passare attraverso i muri. Scegliendo di muoverci con il rigid body, decidiamo di muoverci con la fisica. La fisica deve essere gestita all'interno del metodo fixedUpdate, un metodo che di default viene chiamato ogni 0,02 volte al secondo, indipendentemente dagli FPS. Ovviamente, con il rigid body, i GameObject che hanno un collider non compenetrano tra di loro. Ma vediamoli uno a uno questi metodi. Partiamo dal più semplice, quello che modifica direttamente la posizione della transform. Transform position è molto semplice, si prende la posizione attuale dell'oggetto, lo si vede dal più uguale, e si aggiunge un piccolo movimento in avanti, moltiplicato per velocità e time.delta_time. Transform forward è un vector tree che indica la direzione in avanti del GameObject. Questa direzione corrisponde a 001, quindi l'oggetto si muove in avanti rispetto alla sua asse Z. La quantità è basata su speed e time.delta_time. Time.delta_time indica il tempo che passa tra un frame e l'altro. Lo usiamo perché gli FPS possono cambiare. Magari su un computer si gira a 30 fps e su un altro a 120. Moltiplicando il movimento per time.delta_time, l'oggetto non si muove più per frame, ma si muove nel tempo. Quindi il GameObject si muoverà alla stessa velocità anche se cambiano gli FPS tra un dispositivo e l'altro. Questo metodo è semplice e pulito e non calcola la fisica. Facciamo un test su un GameObject col collider ma senza il rigid body. Come possiamo vedere, il cubo si muove normalmente, ma non si comporta come un vero oggetto fisico. Anche se il muro ha collider e rigid body, il cubo gli passa attraverso. Questo perché stiamo muovendo il cubo direttamente tramite la transform. Per questo il movimento può bypassare i collider e il cubo può continuare la sua corsa invece di fermarsi. Per i più pignoli sì, possiamo aggiungere un rigid body al cubo, però muoverlo con la transform position genera dei piccoli glitch quando il cubo raggiunge il muro. Questo succede perché stiamo mischiando due sistemi diversi. Da una parte aggiorniamo la posizione nell'update, dall'altra Unity calcola la fisica dei corpi nel fixed update. Quindi la transform sposta l'oggetto, mentre la fisica cerca di correggere collisioni e contatti. Come risultato avremo scatti e rimbalzi, addirittura possiamo avere delle rotazioni indesiderate che modificano la traiettoria del GameObject. Un particolare degno di nota è la dichiarazione transform forward. Questo sposta il GameObject lungo la sua asse Z. Quindi se il GameObject è ruotato, la nostra funzione continuerà a farlo andare per il suo asse Z. Ma se invece di transform mettiamo vector 3 forward, allora il GameObject si sposterà lungo l'asse Z globale. Difatti, anche ruotando il GameObject, questo seguirà l'asse Z globale. Il secondo metodo è translate. Translate è comodo per muovere un oggetto rispetto alla sua direzione locale. La logica della funzione è simile a quella della transform position, con la differenza che addizionare tutto alla sua stessa posizione è una cosa che fa Unity in automatico. A noi basta indicare la direzione e moltiplicare la velocità per time.delta_time. Qui vector 3 forward non significa vai avanti nel mondo sull'asse Z globale, ma vai avanti rispetto a dove si trova la tua asse Z. Quindi ruotando l'oggetto il suo avanti cambia e il movimento seguirà la nuova direzione. Anche questo metodo però lavora sulla transform e non sulla fisica. In questo caso transform position e transform translate producono un risultato molto simile. Entrambi muovono il GameObject in avanti rispetto alla sua rotazione. La differenza è nel metodo in cui ci arrivano. La vera differenza è nel modo di ragionare. Con position modifico direttamente la posizione e ho più controllo sui calcoli. Con translate chiedo alla transform di spostarsi lungo gli assi locali. Quindi, se voglio essere più esplicito, uso position. Se voglio scrivere un movimento locale più rapido, uso translate. L'ERP è diverso dagli altri metodi perché non ragiona in velocità, ma in tempo.
Questo metodo necessita di una posizione iniziale e una posizione finale. Inoltre una float che calcola la percentuale di completamento. In pratica Unity prende una posizione iniziale, poi una posizione finale e un valore tra 0 e 1. Se il valore è 0 siamo all'inizio, se il valore è 1 siamo alla fine, se il valore è ad esempio 0.5 siamo esattamente a metà. Per questo nel codice faccio aumentare il timer poco alla volta usando time.deltaTime diviso la durata. Così il movimento dura i secondi indicati nella durata, a video 5 secondi. L'ERP è ottimo per movimenti controllati e animazioni semplici, ma non è il metodo migliore se voglio muovere un player o fargli seguire un target in modo naturale. Perché una volta arrivato a posizione, la funzione non farà più muovere nulla. Ricordiamoci che l'ERP lavora a percentuale, quindi se aggiorniamo la posizione finale nell'update, manterremo comunque la stessa percentuale di completamento. Quando il timer arriva a 1, il movimento è arrivato al 100%. A quel punto l'ERP restituisce direttamente la posizione finale, non si muoverà più verso di essa. Guardate il test, il cubo resterà sul target perché il valore dell'ERP è ormai arrivato alla fine. Per questo l'ERP è perfetto per muovere un GameObject in un tempo preciso, ad esempio per un'animazione o cinematic. Ma se voglio seguire un target è meglio usare altri metodi come Move Towards. Move Towards è uno dei metodi più facili da capire e lo vedete in azione in qualsiasi gioco zombie. Perché dico così? Perché funziona col target. Move Towards ha bisogno di 3 informazioni: la posizione attuale, la posizione di destinazione e la distanza massima da percorrere nel frame. Se come posizione di destinazione usiamo un altro GameObject, questo diventa il nostro target. A quel punto il GameObject si muoverà verso il target e si fermerà solo quando lo raggiunge, ripartendo alla velocità dichiarata se il target si sposta. Eseguiamo un test. Quando il GameObject arriva al target si ferma. Ma osservate, muovendo il target, il GameObject continua a seguirlo senza problemi, al contrario dell'ERP. Qualcuno potrebbe dire, ma senza rigid body passa attraverso i muri, quindi il player non ha speranza. Questo è vero in parte. Move Towards da solo muove la transform e non gestisce la fisica. Aggiungendo il rigid body inizieranno i glitch appena il GameObject incontra un muro. Però possiamo usare questa logica insieme al rigidbody.movePosition, così otteniamo un movimento verso il target ma gestito dal rigid body. Vediamo insieme questo move position. Quando un oggetto ha un rigid body non possiamo muoverlo modificando direttamente la transform, perché rischiamo di bypassare la fisica. In questo caso possiamo usare uno dei tanti metodi del rigid body. Partiamo dal move position. Per move position il calcolo è semplice, prendiamo la posizione attuale del rigid body e aggiungiamo una direzione, in questo caso transform forward, moltiplicata per la velocità e per time.fixed delta time. Time.fixed delta time è la controparte fisica di time.delta time. Indica il tempo che passa tra un aggiornamento fisico e l'altro, quindi tra un fixed update e il successivo. Infatti, se non ve ne siete accorti, non siamo più nell'update, ma nel fixed update, il metodo che di default viene chiamato ogni 0,02 secondi. Ma tornando alla funzione, notate che è simile al movimento con transform.position, ma invece di spostare direttamente la transform, chiediamo al rigid body di muoversi dentro il calcolo della fisica. Andando in play, la prima cosa da notare è che questo GameObject, avendo un rigid body e venendo mosso tramite move position, si comporta molto meglio con i collider. Appena raggiunge il muro, si ferma. Non cerca di oltrepassarlo e quindi non crea glitch, perché il suo movimento viene gestito insieme alla fisica di Unity. In pratica non stiamo più forzando direttamente la transform, ma stiamo chiedendo al rigid body di spostarsi se si può, rispettando il sistema fisico. Ma attenzione! Facendo uno scale con la telecamera, possiamo osservare che questo GameObject sembra muoversi leggermente a scatti rispetto agli altri. Questo è solo un problema visivo tra l'aggiornamento della fisica, che avviene nel fixed update, e l'aggiornamento del rendering, che avviene frame per frame. Per ridurre questo effetto, nel rigid body possiamo attivare Interpolate. Quando Interpolate è abilitato, Unity ammorbidisce visivamente il movimento del rigid body tra un aggiornamento fisico e l'altro. Questo però può generare dei glitch al contatto col muro. Prima però vi ho detto che potevamo unire questo metodo al Move Towards. Vediamo come.
Se mettiamo a confronto il codice dei due script, possiamo notare che dobbiamo aggiungere solo il target. Poi dobbiamo implementare la funzione del move towards. Lo inseriamo comunque nel fixed update. Il motivo è semplice. Meglio calcolare la posizione nel momento in cui l'applichiamo al rigid body. Ma attenzione, non possiamo più dare il risultato di questa funzione alla transform position, perché altrimenti modificheremo la transform. Salviamola in una variabile vector3 e chiamiamola new position. Infine, diamo la variabile new position al rigid body move position. Ora testiamo il tutto. Colleghiamo il target alla variabile e possiamo notare come il GameObject col rigid body si comporta come il move towards, con la differenza che si ferma ai muri. In realtà, qualsiasi funzione vista durante il video può essere data al move position, così da poter avere movimenti simili della transform applicati al rigid body. Un altro modo per muovere il rigid body è impostare direttamente la sua velocità. Con Linear Velocity impostiamo solo direzione e velocità. Questo metodo è molto utile per movimenti continui, per esempio un player che cammina o un oggetto fisico che deve mantenere una velocità costante. La differenza con Move Position è importante. Move Position calcola uno spostamento verso una nuova posizione, mentre Linear Velocity imposta proprio la velocità del corpo fisico. Durante il test la prima cosa che si nota è che il GameObject si ribalta sulla sua asse Z. Questa inizia a spingere verso il basso e quindi il GameObject rimane fermo. Ribadisco che questo metodo è ottimo per muovere un player o NPC, ma c'è una configurazione da inserire obbligatoria, ed è il freeze su 2 rotazioni. Facciamo il freeze sulla rotazione X, così non cade di lato. Poi il freeze sulla rotazione Z, così il GameObject non cade né di faccia né di schiena. Attenzione, la Y deve essere libera, perché comunque sia un NPC o player ruotano su se stessi per girarsi nel mondo e questa rotazione è proprio sull'asse Y, quindi non fate freeze. Attivate anche qui Interpolate, così Unity dà un movimento fluido tra un aggiornamento e l'altro. Dopo aver messo i freeze e Interpolate, i test mostrano un buon movimento che non crea glitch quando si incontra un muro, al contrario del Move Position che con Interpolate comunque dava qualche compenetrazione. Quindi ricapitolando, in Unity non esiste un solo modo per muovere un GameObject. Se vogliamo fare un movimento semplice senza fisica, possiamo lavorare direttamente con la transform, usando Transform Position o Translate. Se vogliamo raggiungere un punto preciso o seguire un target, possiamo usare il Move Towards. Se invece vogliamo creare un movimento controllato da un punto A a un punto B in un certo tempo, possiamo usare l'ERP. Ma quando entra in gioco il rigid body dobbiamo iniziare a ragionare con la fisica. In quel caso possiamo usare Move Position se vogliamo spostare il rigid body verso una nuova posizione, oppure Linear Velocity se vogliamo dargli una velocità continua. E ricordate, se il rigid body si muove a scatti, possiamo attivare Interpolate. Se invece cade o ruota in modo strano, possiamo bloccare le rotazioni. La cosa importante non è imparare un metodo a memoria. La cosa importante è capire cosa vogliamo ottenere. Un movimento semplice, un movimento verso un target, un'animazione controllata, un movimento fluido. Una volta capito questo, scegliere il metodo giusto diventa molto più facile. Vi ricordo che su questo canale ci sono altre playlist inerenti a Unity. Iscrivetevi per non perdervi nessuna lezione.